Tutto cominciò nel giugno del 1977. Le mattinate erano soleggiate. Mi alzavo presto per il caldo e stavo tranquillo nel bar di papà, mentre il profumo delle paste frolle appena sfornate usciva dal buco nascosto dietro la vetrina dei soprammobili. Il laboratorio di pasticceria stava nello scantinato ed era proprio da quel buco che collegava direttamente laboratorio e bar che ogni giorno si respirava l'aroma che ci portava tanta fortuna. I clienti, infatti, annusavano, entravano e cominciavano ad abbuffarsi con torte e brioche. Le cose andavano come al solito, con la rilassatezza costruita intorno al sorriso di mio padre e al buongiorno dolce e spensierato di mia madre. Ero abituato a dare per scontato questo clima di serenità. In quel momento non lo sapevo ancora, ma quella serenità non l'avrei più respirata per il resto della mia vita. Emiliano Facchinetti è oggi un artista molto affermato. Scolpisce, dipinge, insegna arte. Ha realizzato il monumento a Felice Gimondi, la targa per i volontari del Covid, ha esposto in musei e simposi italiani e stranieri. Ma non è sempre stato così. Quando era ragazzo, pur non sapendo lui nulla di crimine, fu l'autore della più clamorosa evasione da un carcere di massima sicurezza di sempre: l'evasione del fratello Pierluigi dalla prigione di Fresnes, l'Alcatraz francese, dalla quale mai nessuno era fuggito prima. La vicenda che state per vedere è la vicenda che riguarda la banda Facchinetti, il cui leader era appunto Pierluigi Facchinetti, rimasta per decenni sepolta nelle cronache. Parliamo di un uomo che nel 1987 era considerato il ricercato numero 1 in Europa e la cui storia si intrecciò con diverse vicende del crimine internazionale, probabilmente con diversi servizi segreti, e sulla cui strada incrociò il destino di un imprenditore italiano che presto sarebbe diventato Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Ma questa è anche una storia di grandissimo amore fraterno, una storia che per certi versi vi sembrerà incredibile e che pure è maledettamente vera e documentata. Una mattina che stavo giocando col mio cagnolino, ero ancora un bambino, e ho visto scendere mia mamma tutta spaventata dalle scale e insomma
parlare con mio padre, tutta concitata, diceva che ci avevano rubato tutto, insomma, erano entrati i ladri in casa e hanno rubato tutto per pochi valori che poteva avere una famiglia media di quegli anni, insomma, però per noi era tutto quello che avevamo, tutti gli ori, tutte le monete, tutte le cose che erano nascosti in un cassetto, insomma, è sparito tutto. E ciliegina sulla torta, mio fratello Pierluigi, primogenito della nostra famiglia, eravamo 3 fratelli maschi e una sorella, e mio fratello Gigi stava dormendo, non si è accorto di niente praticamente. Il bello arriva dopo, perché la stessa sera arriva un cliente del bar, uno conosciuto come un piccolo teppistello, un delinquentello, insomma, che offre un anello a mio padre, che era proprio l'anello di mia madre, che era stato rubato la mattina in casa nostra. E mio padre chiede a sto ragazzo: ma chi te l'ha dato? No, sai, non posso dirtelo, insomma, l'ha tirata un po' lunga, e aveva paura di questi ladri che avevano messo in vendita la merce, insomma. Mio padre non ha insistito troppo, mia madre neanche, perché era un ragazzetto giovane, conoscevano anche i loro genitori, non volevano tirarla alla lunga sta storia. Quello che invece non ha lasciato perdere è stato mio fratello, che è andato a prendere sto Cico, si chiamava Cico, sto ragazzo, lo chiamavano Cico, un soprannome. E insomma, in una maniera o nell'altra si è fatto dire chi erano i ladri, chi erano che erano venuti a rubare in casa nostra. E praticamente ha malmenato sto Cico, e questo Cico ha ceduto e ha confessato che sono stati gli zingari, no? Degli zingari che però erano accampati un po' lontano da Trescore. Sottolineo questo fatto perché gli zingari di Trescore è un centro molto frequentato da zingari, perché qua è stata sotterrata una regina tanti anni fa, quindi ci sono parecchi accampamenti di zingari, ma sono tutte persone che bene o male siamo sempre andati d'accordo, non avrebbero mai rubato a casa nostra, perché mio padre conosceva bene i capi di questi accampamenti, erano per lo più giostrai e venivano spesso a bere nel bar, insomma erano tra virgolette amici. Gigi è venuto a sapere da questo Cico dove era l'accampamento di questi nomadi, che erano sconosciuti a noi, insomma, e per attirare l'attenzione dei carabinieri ha buttato anche delle bottiglie Molotov, di modo che questi carabinieri andassero sul posto, e anche per non dar tempo agli zingari di andare a prendere la refurtiva che era sotto le roulotte. Infatti quando sono arrivati i carabinieri è stato mio fratello a dirgli dove c'era la refurtiva, perché Cico gli aveva detto dove l'avevano nascosta, che era praticamente sotto una roulotte. E quando i carabinieri hanno fatto la perquisizione nella roulotte e hanno ritirato tutta la merce rubata, Gigi era presente e ha visto il quantitativo di merce, che non era solo la nostra, ma erano anche i proventi di altri furti, e ha visto benissimo che c'erano tutte le cose che erano state rubate a casa nostra, tutto c'era. Quando invece sono andati in caserma per esporre la denuncia del furto, questo maresciallo ha detto che l'unica merce che c'era era praticamente la metà di quella che avevano ritirato. E Gigi gli ha detto: guarda che ho visto quel carabiniere, segnando uno che era in caserma, che tirava fuori la roba da una borsetta e la metteva in un'altra. In pratica sto carabiniere si è tenuto degli anelli e delle cose che avevamo noi, se le tenuti lui, le ha portate via. Il maresciallo ha detto che non era vero. In caserma, quando hanno fatto la denuncia, c'era sia mio fratello che mia mamma. Mia mamma è stata spintonata giù dalle scale, è caduta, è rozzolata giù dalle scale, e insomma mio fratello si è arrabbiato e si è avventato contro il carabiniere che ha spinto mia madre. Da lì sono subentrati tutti gli altri carabinieri, l'hanno chiuso in una camera e l'hanno riempito di botte, insomma. Spettabile procura della Repubblica di Bergamo. Gli scriventi Rota Lisetta e Facchinetti Pierluigi espongono quanto segue.
La famiglia degli scriventi subì un furto nel proprio appartamento ad opera di zingari accampati a Ghisalba e fermati dai carabinieri di Treviglio. Il danno si aggira sui 10 milioni, senza alcun recupero. Per aver notizie di eventuale recupero degli oggetti sottratti, i sottoscritti si recarono a Treviglio il giorno 17/6/1977, presentandosi al capitano, signor alle ore 17:30, dopo aver spiegato alla signora Rota che poteva rivalersi soltanto sull'autovettura degli zingari sequestrata a Trescore Balneario e su lire 230.000 trovate allo stesso, alla contestazione della signora che la cifra doveva essere più elevata. Il capitano la afferrò ad un braccio e la gettò contro il muro, causandole contusioni al braccio, come da certificato medico del dottor Bruschi del 18 giugno 1977 qui a Cluso. La spinse fuori dall'ufficio, facendola ruzzolare dalle scale. In conseguenza di ciò riportò shock e affezione cardiaca, come da certificato del 18 giugno 1977 del dottor Rota di Osio Sotto. Durante tale episodio, mentre il figlio, signor Facchinetti Pierluigi, cercava di soccorrere la madre, il capitano, con l'aiuto di un carabiniere, si scaraventò sul giovane. Altri carabinieri, sopraggiunti per le urla, l'afferrarono e lo spinsero in una stanza attigua e lo percossero. In conseguenza di ciò riportò lesioni e contusioni guaribili in 10 giorni, come da certificato medico del dottor Almisi dell'ospedale di Trescore Balneario del 17 giugno 1977, presentato alla stazione dei carabinieri di Trescore Balneario. La presente querela è presentata a completo della denuncia esposta ai carabinieri di Trescore Balneario del 17 giugno 1977. Gli scriventi chiedono che si proceda penalmente per il reato commesso dal capitano e dagli altri carabinieri. In fede, Rota Lisetta, Facchinetti Pierluigi. Questo, ecco, è una storia che potrebbe sembrare che non c'entra niente con tutto il resto della storia, ma è proprio da qua che è nata con la voglia di mio fratello di andare contro le istituzioni, non aveva più fiducia nei confronti delle istituzioni. Era un ragazzo normalissimo perché frequentava l'Esperia, aveva un sogno di pilotare gli aerei, un ragazzo come tanti altri, suonava la batteria, tranquillo, molto educato, e questo episodio ha segnato veramente in modo più profondo la sua personalità, insomma. Erano gli anni 70, erano anni che sotto certi aspetti sono molto difficili da capire adesso. Tutte queste storie vanno contestualizzate a quegli anni, perché oggi si parla magari di rapina, dico, un povero Pirla è andato a fare la rapina. Oggi cosa si rapina? La farmacia, si rapina il negozio. In quegli anni là no, si rapinavano soprattutto banche e poste. Erano tutti questi ragazzi giovani che volevano emergere finanziariamente soprattutto e volevano costruirsi un futuro in poco tempo, insomma. La base delle rapine era quello. Poi era il momento che c'era la banda di Vallanzasca, a Roma c'era la Magliana, nel Veneto c'era Mara del Brenta, e tutti questi ragazzi giovani si immaginavano dei grandi banditi, no? Era un po' erano punti di riferimento, perché sui giornali poi venivano dipinti come degli avventurieri. La rapina era vista un po' come era anche un po' figo uno che faceva la rapina, che riusciva, no? Su tutti i giornali c'erano tutti questi colpi che, non so, un colpo in una posta poteva darti i soldi per un anno di stipendio. Un ragazzetto di 18-20 anni si trovava lì come adesso, non so, 30-50 mila euro in un colpo solo, paragonando le lire agli euro di adesso. Se poi andavano a fare le rapine in Svizzera, veramente lì portavano a casa una marea di soldi, perché si poteva fare delle rapine paragonandole adesso, da 300.000 euro. 3-4 persone si portavano a casa 90-100.000 euro per uno.
Quindi era un po' un modo di programmarsi il futuro, perché poi tanti di questi ragazzi, specialmente in nella nostra valle, qua in Val Cavallina, io ho fatto il conto una volta dei rapinatori che c'erano, che li conoscevo tutti, anche quelli che non sono mai stati presi, perché ricordiamoci che mio fratello è uno di quelli che è stato preso, ha continuato, è stato un po' sfortunato, poi le cose sono andate male e la sua storia è finita un po' su tutti i giornali, ma ci sono tanti personaggi che sono a capo anche di aziende, molte aziende conosciute anche di settori statali, che da giovani facevano le rapine anche loro, e li conosco, li vedo ancora in giro e nessuno lo sa che da giovane facevano le rapine, però anche loro. Questo per spiegare il clima che c'era in quegli anni, non che tutti i giovani andassero a fare la rapina, sia chiaro, però c'era una buona percentuale che lo faceva, insomma. Poi li vedevi in giro la sera con la macchina, magari la stessa macchina che era servita per fare la rapina, gli cambiavano le targhe, andavano in discoteca a sfoggiare il vestito con le ragazze, e così si davano un po' le arie dei banditi, no? Dell'epoca era un po' questa qua la moda ecco, per questo che è difficile paragonare quei tempi ai nostri tempi. Questo lo dico soprattutto per i giovani e per delle persone che non hanno respirato quegli anni là. Insomma, erano anni anche di terrorismo, c'erano terroristi rossi, terroristi neri, erano tutti ragazzi giovani in fin dei conti, perché anche i terroristi era gente dei 20 e 30 anni, non è che fossero... È difficilissimo immaginare adesso in quegli anni, insomma, con i giovani di adesso. Di locali notturni ce n'erano tanti. Il Triangolo dove ho lavorato io era un locale per bella gente, e loro erano la bella gente con un loro mondo diverso. La gente era gente comune, gente locale, gente bella gente, perché se non avevi le qualità e i requisiti non entravi al Triangolo, venivi proprio allontanato. Loro entravano come tutti gli altri, però avevano il loro modo di comportarsi sempre correttamente verso di noi. Attenzione, però era un loro mondo di ragazze che capivano questi ragazzi, ed era il loro mondo. Non c'era droga, era un mondo diverso, non so se mi spiego, un mondo molto libero. Il lago di Endine è stato usato per anni un po' come discarica di queste macchine che venivano usate a fare le rapine, e per farle sparire le buttavano in determinati punti dove c'era più tanta pendenza, e questo lago le inghiottiva. Poi, essendo un lago melmoso, le macchine, insomma, si faceva fatica a vederle, a ritrovarle, quindi molti dei rapinatori bergamaschi, e in Val Cavallina ce n'erano parecchi, e quando facevano i colpi poi le macchine le buttavano dentro al lago. C'è stato un periodo non troppo lontano che questo lago è stato bonificato e ne sono state tolte una quindicina, ma si presume che sul fondo ce ne siano altrettante, anche di più probabilmente. Si parla dei primi anni 80 e nel lago di Endine, a Monestarolo precisamente, l'elicottero veniva individuato, probabilmente anche in una giornata di sole o di acqua più limpida, 2 macchine, e ci avevano chiamato noi come centro su Bergamo per aiutare i vigili del fuoco a recuperare queste 2 macchine. Il mio ricordo, sono passati un po' di anni, però mi ricordo di una 128 bianca rubata a Trescore e di una Austin Morris lì a 10 metri, che alla prima vista, pulendo i vetri delle macchine, sembrava che non ci fosse l'acqua di tanto che era limpida. Come abbiamo rotto i vetri per far passare il cavo e tirar fuori le macchine, si è scatenato tutto il fondo del lago che è entrato così, e poi hanno tolto le macchine. E ricostruendo il fatto di anni prima, che qualcuno diceva che c'erano le buche nel lago, probabilmente nel nuotare si mettevano in verticale, appoggiavano i piedi sul tetto delle macchine, poi facendo 2 passi, pluff, cadevano giù in parte. Quelli lì erano le famose buche del lago, della spiaggia di Monasterolo. Allora, finite le rapine in Italia, quando dopo il
primi anni 70, insomma qua in Italia la polizia si era organizzata, hanno iniziato a mettere i vetri antiproiettile, poi a mettere qualche telecamera, i carabinieri erano molto pronti e rispondevano, non si scherzava, insomma c'erano dei conflitti a fuoco, tanti morivano da una parte e anche dall'altra. Quindi è arrivata anche un po', hanno dovuto cambiare un po' strategia e sono andati a rapinare le banche in Svizzera. In Svizzera c'erano le banche senza vetri. In Svizzera di polizia ce n'era meno, non sparava nei primi tempi perlomeno. In Svizzera c'erano molti più soldi, perché le banche svizzere si sa, un colpo in media, un colpo in Svizzera valeva 3 colpi in Italia, quindi. E soprattutto in Svizzera c'erano le banche senza vetri, si saltava il bancone, erano praticamente dei semplici uffici e anche gli impiegati erano molto collaborativi, insomma, non è che erano lì, davano i soldi, basta, era quasi un gioco, insomma, no? In Svizzera si usciva dalla banca e quei soldi, quei franchi svizzeri, quei franchi francesi, quei marchi tedeschi, e dietro l'angolo c'era il cambio, si cambiavano e tornavi a casa con le lire, insomma non era neanche un problema cambiare i soldi, insomma, poi in tutte grandi città la gente girava, era molto meno controllata dell'Italia. Ecco, l'unico svantaggio della Svizzera era che c'era da passare la frontiera, le frontiere allora erano molto controllate e c'era da passare la frontiera a piedi. Io stesso, non avendo mai fatto rapine, però ho accompagnato mio fratello qualche volta nel periodo che poi divenne ricercato e anch'io ho passato la frontiera in questi sentieri. E mi ricordo ancora che nel magazzino di mio papà, una pasticceria sotto, un giorno ho visto dei recipienti di latte, quelli che usano i pastori per portare il latte in montagna. Ecco, mio fratello ha passato tante volte la frontiera con cose del latte, ma invece del latte c'erano i soldi che aveva preso dalle rapine. Erano tutti questi piccoli trucchetti che succedevano anche qua in Italia, perché erano anche, facevano ridere queste storie, perché c'è stato per esempio un altro rapinatore che c'è ancora, che faceva le rapine e poi nascondeva i soldi nella bottumiera da muratore. Praticamente i carabinieri vedevano uno col furgone con la bottumiera, non avrebbero mai fermato pensando di trovare i soldi in una bottumiera, perché era il classico rapinatore, lo immaginavano con la borsa, con la 24 ore. C'erano tutti questi trucchetti per evitare di farsi bloccare i posti di blocco o i posti di frontiera, insomma. Un'altra cosa che è successo, che fa ridere anche quella, che i carabinieri venivano sempre a perquisire in casa, perché mio fratello era ricercato e insomma una volta al mese venivano in casa, ormai il maresciallo quando veniva nel bar che diceva dobbiamo perquisire, arrivava l'ordine anche lui da Bergamo e gli davamo le chiavi, conosceva, andava su da solo e faceva finta di perquisire perché sapeva che non avrebbe mai trovato niente in casa. E si sbagliava, perché di armi non avrebbe mai trovate, però spesso e volentieri i soldi me li dava a me e li nascondevo in un posto che non avrebbero mai trovato, li nascondevo nel frigorifero, nel freezer, e li mettevo dentro la carne, insomma, poi la congelavo e la mettevo nel freezer. Ho guardato sempre dappertutto, ma i soldi non li ho mai trovati nel freezer, insomma. Ecco, c'è stato un periodo che ho iniziato a capire un po' come giravano le cose e avevo solo 12 anni, ma avevo già capito insomma cosa stava succedendo in famiglia, cosa stava succedendo a mio fratello, perché insomma, mio fratello a 20 anni girava già in Jaguar, con una Jaguar nera, una macchina molto costosa che non avevano in tanti. In quegli anni, ricordiamo che in quegli anni là la maggior parte delle persone, gli operai, avevano la 127, 128, la 132 ce l'avevano i Comenda, insomma, non è che Mercedes ne giravano poche. Mio fratello aveva addirittura una Jaguar nera, abbastanza nuova, e c'era qualcosa che non quadrava, perché avevo un altro fratello che lavorava in pasticceria, lavorava come un matto insieme a mio padre,
ma non aveva la Jaguar. Mio papà aveva una Mercedes vecchissima che era riuscito a comprare a rate, ma dopo anni di lavoro. E questa cosa, insomma, non tornavano i conti. Mio padre aveva già capito qualcosa, io no. Fin quando una mattina ho visto partire mio fratello con la Jaguar, il suo amico, e ho deciso di corrergli dietro. Avevo un motorino da quei mini cross che usavano in quegli anni là, e gli corro dietro e vedo che parcheggiano la Jaguar e saltano su una 127 bianca. 127 bianca parte di corsa e si ferma di fronte a una banca del paese vicino al nostro, vicino a Trascore, e scende mio fratello era maggio, faceva caldo, insomma faceva già caldino, primavera, e scende mio fratello e si tira il maglione fino sul naso. Ho detto, qua c'è qualcosa che non va, e entra in banca. Dopo 5 minuti esce dalla banca ancora col maglione tirato su di corsa, sale sulla 127, sgomano, vanno via proprio come fanno i film polizieschi, insomma, e vanno a riprendere la Jaguar e poi tornano nel garage dove avevo io la moto. Loro sono arrivati per primi, io chiaramente dopo con il motorino, ma insomma ho visto che quando sono arrivati ha messo un borsone nei piani sopra di un armadio, e questa cosa non mi è sfuggita a mio fratello. Ho visto che io, infatti, sopra il borsone dopo 10 minuti non c'era più, era sparito. Il giorno dopo però, leggendo il giornale, vedo che insomma è assaltata per la terza volta la rapina della banca. Insomma, era proprio la banca che si era fermato mio fratello, quindi lì ho capito che mio fratello faceva le rapine. Poi mezz'oretta dopo al bar si siede mio fratello, il suo amico che era seduto in parte sulla 127 e un altro ragazzo che lavorava in quella banca, e tutti a leggere sto articolo e tutti a riderci sopra, no? Che ridevano. A quel punto arriva mio padre, incazzato nero, e dà uno schiaffone a mio fratello, e gli altri si alzano a gambe levate, e da lì ho capito che c'era qualcosa che non andava, e sono stati i primi episodi, insomma, che mi hanno fatto capire che mio fratello era un rapinatore. E fra l'altro anche gli altri due ragazzi, uno era impiegato proprio in quella banca, e nell'articolo del giornale c'era scritto che questo impiegato aveva fatto un po' l'eroe, ma il bandito gli aveva dato un calcio nel sedere, insomma l'aveva malmenato, ma era chiaro che era d'accordo anche lui, insomma era stato lui a dirgli quanti soldi c'erano nella banca, quindi anche gli impiegati delle banche in certi casi erano complici dei rapinatori, ma anche più avanti succederà questa cosa, insomma. Fin quando un giorno, solo dopo pochi mesi da questa rapina, la mattina parte presto mio fratello con il suo compagno, insomma il suo amico che frequentavano la stessa scuola, e mi ricordo ancora la scena che mia mamma stava pulendo le scale, perché per arrotondare un po' mia mamma puliva le scale del condominio dove aveva il bar mio padre, e si ferma mio fratello che scende dalle scale e fa: dai mamma, lascia lì che non sono lavori per te, insomma lascia lì che pulisco io. Insomma ha finito di pulire un po', e mia mamma era un tipo un po' veniva dalla Val Brembana, molto schietta, diretta nelle cose. Dai vada a scuola te che finisco io di pulire qua, via. Le mandati praticamente via malo modo, ha finito di pulire lei e loro sono partiti per quello che doveva essere la scuola. Ma a scuola quel giorno non ci andarono, perché solo dopo un'ora e mezza arrivarono due persone vestite in borghese, ma erano due poliziotti, e avvertirono mio padre che Gigi e il suo amico erano stati arrestati durante una rapina alle poste in pieno centro di Bergamo. E questa è stata la prima volta che hanno arrestato mio fratello, insomma lì c'è stato un po' una crisi di nervi da parte di mia mamma. Mio padre con gli occhi lucidi ha cominciato a rendersi conto, insomma, che quello che
poteva essere fino allora un gioco. Lui, essendo padrone di un bar, vedeva tutti sti giovani che, ripeto, non c'era solo mio fratello, che si sospettava cosa facessero, si aveva anche una certa sicurezza, ma si pensava a una cosa così di ragazzi giovani, insomma, no? Non era perdonabile, però era una cosa che facevano un po' tutti, dicevano ma sono giovani. E insomma è stato arrestato e portato in carcere. Da lì insomma hanno fatto il processo, hanno preso, non so se 2 anni, una cosa del genere, 2 o 3 anni, ma ha scontato solo 6 mesi, perché al processo poi è intervenuto un giudice che era un compagno di classe di mio padre e è riuscito a far prendere a questi 2 ragazzi semplicemente 6 mesi di carcere, un po' perché era il periodo delle Brigate Rosse e l'attenzione mediatica era indirizzata solo su quello, insomma, no? Anche l'opinione pubblica era indirizzata un po' solo su quello, sulle Brigate Rosse. E un po' perché questo giudice ha sottolineato il fatto che mio fratello era stato pestato dai carabinieri qualche tempo prima e ha spiegato insomma al giudice che seguiva il processo che se non fosse stato per quello probabilmente non avrebbe preso neanche quella strada, il che corrisponde alla realtà, perché mio fratello ha iniziato a non aver più fiducia nelle istituzioni proprio da quella volta che è stato pestato dai carabinieri. Insomma 6 mesi per una rapina, che a dirla adesso fa anche un po' ridere, però la realtà è stata questa, insomma, che non so se sia stato un bene o un male, perché poi ha fatto delle rapine più grosse, ha fatto il salto di qualità, ha incontrato gente più grande, più esperta. Quando si va in carcere a una scuola del banditismo, si fa in carcere. In quegli anni là specialmente si potevano conoscere detenuti che provenivano dalla politica, banditi più grandi, insomma di droga non è che ne girasse tanta. Adesso il mondo della delinquenza gira tutto intorno alla droga. In quegli anni là c'era politica e rapine, insomma, rapine in banca, rapine in posta. Io sono convinto che se non fosse successa quella cosa in quella caserma, quando mia mamma è stata pestata dai carabinieri e mio fratello è intervenuto per difenderla, probabilmente mio fratello non avrebbe preso neanche quella strada. Non tanto per le botte che ha preso lui, perché in fin dei conti aveva buttato le bottiglie Molotov, quindi qualche scappagione avrebbe potuto anche meritarselo, ma quanto le botte che ha preso mia mamma ingiustamente, e mio fratello era presente, ha dovuto intervenire per forza di cose. Quindi secondo me è lì che è scattata la molla, insomma, che ha fatto prendere una strada piuttosto che un'altra, e questo spero che non succeda più, e che se c'è qualcuno ancora vivo di quei carabinieri in quella caserma si rendano conto che non hanno rovinato solo la vita di mio fratello, ma la vita di una famiglia intera.